Buongiorno e bentornati sul canale di Mauren's Monkey. Come promesso, si è sbloccato il video di questo venerdì alle ore 18 perché nello scorso video, quello lì dove c'era scritto sono tornato, vi avevo chiesto 1000 like per sbloccare il video del venerdì successivo ed eccoci qui e sono di nuovo a richiedervi altri 1000 like per sbloccare quello del venerdì successivo. Perché questa richiesta è un po' antipatica, me ne rendo conto, ma serve per dare di nuovo sprint al canale, quindi mi raccomando spolliciate. Se non siete iscritti a questo canale che tratta di orologeria vintage, fatelo. E ora veniamo all'orologio. Questo è uno di quegli orologi che non si dimentica. È un orologio degli anni 40, si chiama Juvenia Aritmo ed è il primo e vero e proprio computer da polso mai prodotto. Nasce negli anni 40, quando il concetto di calcolatrice da taschino, da tasca, non esisteva. Eppure con questa lunetta è possibile fare moltiplicazioni, divisioni, logaritmici, esponenziali, davvero una calcolatrice da polso. Dentro non è un classico automatico con rotore a 360 gradi, ma ha un bumper, quindi un movimento che è una transizione tra il carica manuale e quello che poi sarà l'automatico con rotore che gira su 360 gradi. Juvenia è uno dei marchi forse proprio il più sottovalutato degli anni 40. È un'azienda svizzera che ha sempre puntato all'innovazione. Oltre ad esempio questo Juvenia Aritmo, posso farvi vedere questo Juvenia Svegliarino. Juvenia era davvero un marchio incredibile, puntava tantissimo all'innovazione e questa calcolatrice da polso, che è come quella del Navitimer, però fatta molto prima, è qualcosa di unico che negli anni 40 era davvero qualcosa che nessuno aveva pensato prima e serviva fondamentalmente per chi lavorava con i numeri, quindi ingegneri, architetti, matematici. Ci sono alcune scene d'epoca in cui gli architetti stesi a terra sulle tavole, perché non c'era il CAD, facevano i calcoli con un regolo calcolatore e alcuni addirittura con lo Juvenia Aritmo sul polso. Come vi accennavo prima, il movimento che lo anima è un movimento bumper o anche detto a martelletto. Che cos'è? È una forma di automatico. Prima gli orologi erano solo carica manuale, quindi tramite la corona si caricavano e duravano quelle 40 ore. Quando poi si è pensato di creare una complicazione che permettesse che l'orologio non si scaricasse mai, vennero fatti diversi esperimenti, tra cui proprio il bumper, che è tra quelli più riusciti. Poi si è arrivati al rotore che girava su 360 gradi. Il quadrante è davvero bellissimo, alterna numeri arabi a indici a bastone ed è di chiarissima lettura. All'esterno vediamo la ghiera che ci permette il calcolo logaritmico su base logaritmica e quindi si possono fare, come dicevamo prima, qualsiasi tipo di operazione come un regolo calcolatore. La particolarità di questo orologio è il vetro. Ora vi faccio vedere anche un vetro NOS come è fatto. Perché ce l'ho? Perché malaguratamente, se dovesse danneggiare questo vetro, ho già il ricambio. L'Aritmo era sì un orologio, però era anche un gioiello, ma era anche uno strumento. A 36 mm di diametro e ancora oggi si indossa, che è una meraviglia. È un orologio che è mio, personale, che indosso molto spesso. Sono stato molto fortunato a trovarlo in queste condizioni davvero di pari al nuovo, con anche la sua fibbietta originale, oltre la scatola che avete già visto nelle riprese. È davvero un'emozione riuscire ad avere tra le mani un oggetto degli anni 40 con questa qualità e queste condizioni. Davvero qualcosa di meraviglioso. Mentre parlo ogni tanto gli do uno sguardo perché è davvero bellissimo. Oggi lo Juvenia Aritmo è un pezzo davvero raro, ambito da collezionisti e il prezzo di esemplari
in buone condizioni si aggira tra i 5 e i 6.000 euro. In queste condizioni sinceramente non so quanto potrei mai chiedere, però tanto non chiederò nulla perché resta tra le mie mani, almeno per il momento non sono intenzionato a venderlo della mia collezione personale. Se ti capita di vederne uno e hai la possibilità di acquistarlo, pensaci, perché è un orologio che ne sono stati prodotti davvero pochi, sono davvero bellissimi e ci sono diverse configurazioni di cassa, cioè questo il caricamanuale e quello anche più ampio. Qui dietro di me c'è una pubblicità che ora vi faccio vedere. Come vedete da questa pubblicità, la cassa è nettamente diversa da quello che ho tra le mani, perché esistevano qualche variante di cassa. Questa UFO non è tra le mie preferite, adoro di più questa qui che ho io, anche se forse avrei desiderato il caricamanuale, la prima serie, ma mi accontento anche di questo. Prima di questo video, avevi mai sentito parlare dello Juvenia Ritmo? Se sì, scrivilo nei commenti. Lascia un mi piace, mi raccomando, cerchiamo di arrivare a mi piace nel più breve tempo possibile, ai 1000 mi piace nel più breve tempo possibile, in modo tale che questo canale riparta con le giuste motivazioni e noi ci vediamo a un prossimo video venerdì.